Ciao a tutti! In questa nuova serie analizzeremo insieme le vostre piante. Inviatemi foto e video dei vostri peperoncini e insieme scopriremo come ottimizzare la loro cura. Pronti a scoprire se la prima coltivazione di peperoncini di Fabrizio è stata un successo? Allora seguiteci ad Agrigento per un'avventura piccante. Il 16 maggio Fabrizio aveva assistito alla germinazione dei suoi semi che aveva posto su carta inumidita. E qui vi lascio un video tutorial su come far germinare rapidamente i semi. Una volta spuntate le piantine le ha dovute tenere per quasi un mese in casa. Purtroppo le piantine hanno iniziato a filare, vuol dire che le piantine, avendo poca luce, tendono a crescere in altezza e rimanere esili. Questo fenomeno porta a un indebolimento generale della pianta. Fortunatamente, una volta spostate all'esterno, grazie alla luce del sole della Sicilia, hanno iniziato a riprendersi. Ma purtroppo lo spazio a disposizione di Fabrizio è limitato. Ha soltanto 2 balconi, uno esposto a sud e uno esposto a nord. Sfortuna vuole che il balcone esposto a sud è coperto da 2 piante enormi. Di conseguenza l'esposizione solare è minore di quello a nord. Per valutare al meglio le condizioni di crescita delle sue piantine, ha condotto un esperimento dividendole in 2 gruppi. Un gruppo esposto a nord, un gruppo esposto a sud. E invito tutti voi a fare degli esperimenti, perché soltanto sperimentando si possono scoprire nuove cose. Dopo un certo periodo per abituarsi alla luce solare diretta, le piantine hanno iniziato ad incrementare la velocità della crescita. In questa foto possiamo notare una giovane pianta che è stata esposta alla luce solare da soli 2 giorni. Sebbene appaia ancora delicata ed esile, grazie al sole della Sicilia potrà rafforzare il suo fusto, irrobustendosi, sviluppandosi in modo sano e vigoroso. Prima di partire per le sue ferie, Fabrizio ha dovuto trovare una soluzione per irrigare le piante. Dopo aver scartato i sistemi a bottiglia, ha optato per un'irrigazione a goccia automatica, più efficiente e sicura. Vi lascio un tutorial per chi volesse realizzarne uno simile. Purtroppo Fabrizio è stato costretto ad installare il computer all'esterno della sua casa. L'orario è giusto, è impostato bene. Lavoretto. Tubicino che parte, quello più grosso che mi danno in dotazione, che è da 8 x 12 mm. Minchia, guarda che spreco che c'è qua, guarda quanto spreco. E purtroppo non ci posso fare niente, 1 perché non è mio e 2 perché è tutto argilloso. Comunque tubicino, faccio passare sotto la scala, sale la scala. L'ho messo un po' defilato, la motoraia non dà fastidio. Vedi quanto sto salendo, quindi io spero che stasera l'acqua ci arrivi. Arrivo qui, primo diramatore, con tutte le piante belle sistemate, i gocciolatori tutti aperti. Questo è il padellino per riscaldare i tubicini per farli entrare questi neri, va. E poi da qua arriviamo alle ultime 3 piante, che sono quelle messe un po' più in penombra per ora. Come potete vedere, la lunghezza della tubatura è considerevole. Funzionerà? Al ritorno delle vacanze, dopo una settimana, le piante erano in ottime condizioni. Fabrizio aveva impostato l'impianto a goccia alla perfezione. Ed ecco le piante oggi, sono ancora sane e rigogliose. Fabrizio non ha mai dato alcun fertilizzante. Le sue piante si sono dovute accontentare di quello che c'è normalmente all'interno del terriccio, che dura da 1 mese ai 2 a dipendenza del terriccio in questione. E considerando ciò, le piante si sono comunque sviluppate molto bene e gli hanno dato parecchi peperoncini. Ottimo lavoro Fabrizio! Per essere la tua prima esperienza hai fatto veramente un ottimo lavoro. Vuoi far parte anche tu della nostra community e condividere le tue esperienze? Unisciti al gruppo Telegram e inviami foto e video. Vi lascio il link in descrizione. Grazie e piccanti saluti!